Nel 1519 si svolse l'elezione dell'imperatore del Sacro Romano Impero. I tre candidati favoriti erano il re di Francia Francesco I, il re d'Inghilterra Enrico VIII ed il re di Spagna Carlo V. Grazie all'appoggio dei banchieri Fugger, Carlo V riuscì a farsi eleggere il 23 ottobre 1519 imperatore del Sacro Romano Impero. Carlo si trovava quindi a governare un regno immenso, comprendente Germania, Italia, Austria, Spagna, Paesi Bassi e Boemia, a cui si aggiungevano le colonie spagnole nel Nuovo Mondo. Il regno di Francia, retto da Francesco I, era a questo punto circondato dai possedimenti imperiali, la qual cosa non poteva che dar luogo ad un conflitto tra le due corone. Il terreno principale dello scontro fu l'Italia, ed in particolare l'importante snodo rappresentato dalla città di Milano, che infatti passò di mano diverse volte prima di cadere in mano francese, mentre gli imperiali ripiegavano su Pavia. A questo punto il re Francesco guidò personalmente l'esercito francese all'assedio della città. Pavia resistette all'assedio finché non sopraggiunsero i rinforzi imperiali dal Regno di Napoli, sotto il comando di Carlo di Lannoy e del marchese di Pescara. I due eserciti si fronteggiarono senza ingaggiare battaglia per 3 settimane, fino a quando gli imperiali presero l'iniziativa e tra il 24 e il 25 febbraio riuscirono ad aprire una breccia nel muro del parco, dove erano accampati i francesi. I francesi reagirono schierando l'esercito a battaglia, con a destra l'artiglieria, al centro i quadrati di picchieri e alla sinistra la cavalleria guidata dallo stesso re. Gli imperiali schieravano la cavalleria alla loro destra, al centro i lanzichenecchi e gli archibugieri, da subito esposti al micidiale tiro delle artiglierie francesi. L'artiglieria invece era schierata alla loro destra. Nel 1500 si stava assistendo ad una svolta nelle tattiche di battaglia. Dopo secoli di dominazione delle cavallerie, finalmente le fanterie erano tornate ad essere il nervo degli eserciti. Questi fanti armati di lunghe picche si disponevano in grandi quadrati, in modo da prevenire qualunque attacco da parte dei cavalieri, ed ingaggiavano in possenti mischi i quadrati avversari. La fanteria era spesso supportata da raggruppamenti di archibugieri, che divennero sempre più efficaci grazie al loro fuoco di sbarramento. Gli imperiali schieravano 20.000 fanti, di cui 12.000 lanzichenecchi tedeschi, 5.000 spagnoli e 3.000 italiani, 800 cavalieri pesanti, 1.500 cavalieri leggeri e 17 cannoni. I francesi schieravano 23.000 fanti, di cui 8.000 svizzeri, 5.000 mercenari tedeschi, 6.000 francesi e 4.000 italiani. Avevano una forza di 1.200 cavalieri pesanti e 2.000 cavalieri leggeri e schieravano 53 cannoni. L'artiglieria imperiale si stava ancora schierando quando il re francese attaccò alla testa della cavalleria il lato destro imperiale. La mossa rappresentava un retaggio delle antiche tradizioni cavalleresche in cui il re guidava il proprio esercito in battaglia personalmente. Lo scontro inizialmente favorì i francesi, che neutralizzarono le artiglierie spagnole e ne misero in difficoltà la cavalleria. A questo punto il marchese di Pescara, a capo degli archibugieri, ordinò che 1.500 di essi andassero a dare supporto all'ala destra imperiale. La mossa si rivelò vincente e il contributo degli archibugieri ribaltò le sorti dello scontro in questo settore. Tutto questo mentre i quadrati di picchieri al centro del campo si scontravano in 2 enormi mischie. Sotto la pressione della cavalleria spagnola e degli archibugieri imperiali, l'ala sinistra francese si sfaldò e fu annientata. Lo stesso re Francesco fu catturato dagli imperiali. Tutto questo mentre la retaguardia francese fu attaccata e messa in fuga dalla guarnigione di Pavia, che aveva compiuto una sortita, e al centro i quadrati dei mercenari francesi erano sconfitti dall'esercito di Carlo. La battaglia si concluse quindi con una tremenda sconfitta francese. Francesco I lasciò sul campo 12.000 uomini, mentre l'esercito di Carlo V subì la perdita di 500. L'Italia poteva dirsi ora stabilmente sotto il dominio dell'imperatore, e l'arte militare vide tramontare definitivamente la tradizione cavalleresca impersonata dal coraggioso re francese. Il campo di Pavia, inoltre, vide nascere la stella di una delle formazioni militari più micidiali della storia, un assieme ben coordinato di picchieri ed archibugieri, che combattevano in un'unica grande e combattiva struttura, il Tercio.